Ciao a tutti amici runners e benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi vi parlo delle ASICS Nova Blast 3. È una scarpa che è uscita da 4 mesi sul mercato e io ci ho corso circa 250 km tra allenamenti e l'ho provata anche in gara e vi posso dare qualche considerazione personale. Iniziamo con l'intersuola. Come vedete nella parte posteriore già è stampato, il materiale è un FF Blast Plus. Questo è un materiale molto leggero, molto morbido, infatti vedete si riesce a schiacciare molto facilmente e rende questa scarpa molto leggera e soprattutto reattiva. Infatti uno dei motivi per cui ho acquistato questa scarpa era la curiosità di provare l'intera intersuola in FF Blast Plus, perché già l'avevo provata nelle ASICS Kayona 29 e mi era piaciuta. Il drop di questa scarpa è di 8 mm, quindi la differenza tra tallone e avampiede. Nella parte posteriore l'altezza è di 31 mm e nella parte anteriore è di 23 mm. Il peso totale di questa scarpa, che la mia misura, che è la 42,5, è di 245 grammi circa. È una scarpa neutra, quindi non è dotata di supporto per la pronazione e non ha nemmeno la piastra in carbonio. Adesso passiamo a vedere di come è composta la tomaia. La tomaia è realizzata in rete Jacquard e garantisce un buon comfort e un buon sostegno e soprattutto piedi belli freschi. Il materiale, essendo molto sottile, secondo me questa è anche un'ottima scarpa per l'estate, quando il piede si surriscalda e necessita di evacuare l'aria calda al di fuori. Secondo me questo, può essere un'ottima soluzione per l'estate. Mi è piaciuto molto il design, molto accattivante, molto aggressivo e soprattutto la gamma dei colori che ASICS ha scelto per questa scarpa. Io ho scelto questo colore perché richiama i colori del completino della mia società, verde la canotta e blu il pantaloncino. Come si dice, anche l'occhio vuole la sua parte. La cosa che in assoluto mi è piaciuta di più di questa scarpa è la linguetta. Guardate quanto è sottile, è sottilissima, e viene cucita all'interno aspetta, ve la faccio vedere, all'interno della tomaia. Guardate, già all'altezza dell'intersuola, e questa linguetta sottile e questa cucitura fatta all'interno della tomaia riesce a garantire un'aderenza al collo del piede e soprattutto non si sposta durante la corsa, quindi sentite questo effetto ventosa sul collo del piede e la scarpa con il piede diventa un tutt'uno. Passando avanti vi voglio far vedere anche il colletto del piede, che è sempre rivestito in spugna, molto morbida, e la parte posteriore troviamo la classica conchiglia che, come ASICS al solito usa fare, quindi parte bassa molto dura e la parte del tallone, del tendine, abbastanza morbida. Sul laterale troviamo dei supporti per la conchiglia. L'ultima cosa da dire per questa tomaia è che il 75% del materiale utilizzato viene da materie prime riciclate, proprio per ridurre l'inquinamento dei rifiuti, e i processi introdotti per realizzarla sono stati ottimizzati per ridurre le emissioni del carbonio. Vediamo adesso la scarpa come si è comportata dal punto di vista della stabilità e del comfort. Per quanto riguarda quest'ultimo, già dalla prima calzata si può apprezzare la morbidezza dell'intersuola, che ricordiamo è in FF Blast Plus, e se si prova a muovere qualche passo già si sente quel senso di morbidezza e il ritorno di energia che questa intersuola riesce a dare. È una scarpa molto comoda, infatti l'impronta del piede, soprattutto nella parte anteriore, è abbastanza larga, quindi chi necessita di maggior spazio nella parte anteriore, come me, il mio piede è un po' larghetto nella parte anteriore, quindi va bene e quindi è molto comoda. Invece, per quanto riguarda la stabilità della scarpa, non conoscevo ovviamente il modello precedente, quindi cosa ho fatto? Durante le gare, durante le sessioni degli allenamenti, ho rotto le scatole a chi indossava la nuova Blast 2 per capire un attimino come si trovano con quella scarpa.
e la maggior parte delle persone, dei runners che avevano questa scarpa, lamentavano proprio la mancanza di stabilità. Addirittura molti mi hanno detto no, non la comprate, la sconsiglio perché è una scarpa che scivola moltissimo. E quindi, traducendo quello che mi hanno detto, che sul dritto non aveva nessun problema, però quando si prova a fare qualche curva il piede tendeva a scivolare verso l'interno o verso l'esterno, soprattutto nella parte del tallone, e quindi il piede non era ben saldo nell'intersuola. Allora ho voluto provare questa nuova Blast 3 e ho capito perfettamente quello che volevano dire, perché provando la scarpa sul dritto non dà nessun problema, però se si prova a fare qualche curva, soprattutto nelle curve quelle chiuse, perché in quelle aperte non ho riscontrato nessun problema, però quelle là all'angolo, diciamo 90 gradi, 45-90 gradi, diciamo, ovviamente essendo in spinta, la scarpa è normale che un pochettino il piede tende a scivolare, ma diciamo è una cosa minima, però teoricamente non dovrebbe succedere. Però visto che diciamo, ASICS è sempre in continuo sviluppo su queste scarpe, magari dico potrebbe focalizzarsi ancora maggiormente, tanto penso che lo sa, perché già tra la 2 e la 3 diciamo, c'è stato questo notevole miglioramento. Nella versione 4 che ci aspetteremo uscirà prossimamente, si focalizzerà su questo aspetto per rendere una scarpa ancora più stabile di quello che ha fatto sulla nuova Blast 3. Ovviamente questo non vi deve scoraggiare, perché vi posso dire che va bene, quindi non c'è un eccessivo scivolamento della scarpa, e quindi se volete comprarla fatelo tranquillamente. La cosa invece che non mi è piaciuta, diciamo, è la parte della suola, perché la suola, fino a quando si corre su un asfalto con grip, allora la scarpa promette bene, c'è in fase di spinta, riesce a darti tutta la potenza necessaria, però quando si va a correre sull'asfalto bagnato, asfalto con poco grip o addirittura su dei sanpietrini, la scarpa tende a scivolare. E questa è un'altra cosa che vorrei consigliare ad ASICS di migliorare, magari una scarpa con un maggior grip nella parte della suola. Tutti mi chiederete, ma dal punto di vista prestazionale com'è questa scarpa? Beh, vi rispondo subito. A me è molto piaciuta, l'ho provata in allenamento facendo delle ripetute corte, quindi sui 200, sui 400 e 600, e ho potuto apprezzare la spinta che questa scarpa riesce a dare. Mentre per quanto riguarda le ripetute lunghe, quindi 1000, 2000, 3000, ho fatto anche un test sui 5000, la scarpa riesce a dare la reattività dell'intersuola, è molto costante, quindi si riesce ad avere agevolmente un passo costante. L'ho provata anche su 2 mezze maratone, la prima è stata a Catania, interamente in pianura, e vi posso garantire che ho fatto il mio personale, e parte del merito va anche a questa scarpa qua, perché io fino ad oggi ho utilizzato durante la gara scarpe della 300 e 310 grammi, questa 240 grammi, vi posso dire che su 21 km la differenza si sente. Ho potuto apprezzare tutto il potenziale ai miei piedi, e soprattutto le mie gambe non sono affaticate come succedeva solitamente a metà fine gara. A riprova le ho utilizzate nella mezza maratona di Ragusa, interamente corsa sotto l'acqua, quindi dall'inizio alla fine durante un bel nubifragio, e vi posso garantire che anche qui il feeling che ho sentito nella mezza di Catania si sono riconfermate. Addirittura essendo la tomaia molto sottile non ha assorbito tanta acqua, quindi anche questo è stato un motivo che la scarpa non si è appesantita. L'unica nota negativa, diciamo, che posso dire è che sempre il fatto che nel battistrada della suola, nella parte, diciamo, nel centro storico dove c'era la pietra, quindi pietra liscia o in discesa, quindi che c'era acqua, quindi ovviamente il grip, diciamo, la stabilità non era garantita, il battistrada tendeva a scivolare, c'era il rischio che potevo cadere. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questo video. La nuova Blast 3 mi è piaciuta sia dal punto di vista del comfort che anche dal punto di vista prestazionale.
È una scarpa che in futuro ASICS potrà migliorarla, in quanto secondo me ha tantissimo potenziale da poter tirare fuori. Potrebbe essere alleggerita, ad esempio magari tagliando la parte del materiale sul tallone, quindi seguendo la linea un po' che gli altri brand stanno avendo in questo periodo, per poter togliere del peso a questa scarpa e magari ancora migliorare un pochettino la stabilità. A chi è rivolta questa scarpa? Ovviamente tutti potete acquistare questa scarpa, potete provarla, ma chi può trarre maggiore beneficio è un runner con una buona esperienza di corsa, in quanto può tirare fuori tutto il potenziale ed avere sfruttare tutti i benefici di questa scarpa. Chi si approccia al running o chi è magari un po' in sovrappeso la può utilizzare in quanto ha una buona ammortizzazione, quindi vi aiuta nelle prime fasi della corsa e quindi non vi fa avere, diciamo, un trauma con la corsa. Il prezzo di questa scarpa è di 150 euro, è il prezzo di lancio, ma già ho visto sui vari siti internet, ad esempio questa l'ho comprata a 104 euro prima di Natale. Considerate che magari con qualche sconto si riesce a prendere anche un po' meno, ma già 100 euro è un prezzo, diciamo, abbordabile e buono per questa scarpa. Bene, vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like e di attivare la campanella, così sarete avvisati quando pubblicherò i prossimi video. Già io sto testando altre scarpe e spero di portarvi presto la recensione anche degli altri modelli. Vi ringrazio, buona giornata, ciao!